Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovissimo video di The Mark Dispatch. Oggi seconda recensione di un film del Rome Film Fest. Questa volta è il turno di Nuovo Olimpo di Ferzan Ozpetek. E bando alle ciance, sigla! Allora, Nuovo Olimpo è un film del 2023 che uscirà su Netflix il 1° novembre del 2023. Sto registrando il video il 23 ottobre, spero di farlo uscire entro questo fine settimana. Comunque, se non entro almeno il primo giorno anche dell'uscita, in concomitanza con l'uscita di Netflix, ma che sono riuscito a vedere in anteprima mondiale al Festival del Cinema di Roma. Anche questo come Fingernails non in concorso, ma facente parte della categoria Grand Public, ovvero tutti i film mainstream per il grande pubblico. Una bellissima esperienza, in quanto molto dovuto al fatto che la proiezione si tenne nella Sala Sinopoli, una delle prima due. Adesso c'è anche una terza sala più piccola, dove svolgono le proiezioni del festival ogni anno, all'Auditorium Parco della Musica, che è davvero un'architettura che ti lascia senza fiato. Anche solo lo stesso luogo vale il prezzo del biglietto o dell'accredito, nel mio caso. Tra l'altro, proiezione in sala con gli interpreti e il regista stesso Ozpetek presenti in sala. Esperienza quindi a me in realtà non è che interessi più di tanto se ci siano o meno coloro che hanno, ma per adesso fammela spegnere questa luce, nonostante sono un pochino in ombra, ma almeno non ho una luce pazzesca, pazzurda gialla in faccia. Quando tramonterà più il sole la accenderò. Tra l'altro è incredibile come mi riduco sempre a quest'orario della giornata a registrare podcast. Podcast più che altro per chi li vede in video. Dovrò migliorare da questo punto di vista delle luci. Comunque dicevo che se a me, Marco Di Paolo, persona ventenne, non mi interessa minimamente vedere un film in sala con coloro che l'hanno girato, capisco come può essere un'esperienza di grande impatto per invece gli interpreti stessi e il regista stesso, perché spesso si può pensare che la grande differenza, una delle tante differenze tra cinema e teatro è quella che nel teatro c'è un contatto quasi diretto tra attore e pubblico. Hai un responso immediato da parte del pubblico, ma in realtà ci dimentichiamo come anche nel cinema in queste occasioni è possibile, per l'attore, per il regista, per coloro che hanno lavorato al prodotto finale, entrare direttamente in contatto con il pubblico in sala. E credo sia un'esperienza imparagonabile, ma non ho idea di che cosa si provi, però ipotizzo che possa essere molto bello, comunque molto emotivamente intenso. Ovviamente può arrivare Ferzan Ospite che mi dice no, in realtà è un'esperienza di merda, e lì sarò contraddetto, ma fino ad allora andrà bene così. Che poi non è vero che non mi interessa vederlo con gli autori in sala, dato che sempre l'anno scorso, sempre al Festival del Cinema di Roma, sempre all'Auditorium Parco della Musica, non in Sala Sinopoli ma alla saletta una più piccola che hanno aperto l'anno scorso, vidi un film francese, in lingua francese,
di una regista svizzera in debutto alla regia, che si chiamava Carmen Jacquier, una roba del genere. Tra l'altro film bellissimo, il film si chiama Foudre o Thunder, l'hanno tradotto, lo potete trovare benissimo su Mubi. Ed è come opera prima qualcosa di veramente incredibile, e in quell'occasione, dato che era la sala era molto piccola, c'erano poche persone, ebbi l'occasione anche di scambiare, e queste sono le cose belle, alla fine scambiare quattro chiacchiere anche con qualche domanda con gli autori in maniera diretta. Mentre nella sala Sinopoli è a dir poco impensabile per la quantità di gente che c'è, lì più che altro mi riuscì ad avvicinare, a fare qualche domanda sul film, sul come e se si fosse e poi in realtà mi confermò essere così, si fosse ispirata alla filmografia di Pasolini, in particolare per diversi spunti registici, per l'utilizzo del teleobiettivo, del grandangolo, in particolare si ispirò, mi disse, al Vangelo secondo Matteo. Comunque fortissimo anche in Foudre era il tema della carne, della carnalità, dell'istintualità passionale, ma non un richiamare diciamo, un richiamare alla connessione, a riconnetterci a quella parte nostra istintuale più animale, ma animale non inteso in senso dispregiativo, ma come parte di noi semplicemente, che se vogliamo è anche lo stesso messaggio che si poteva ricavare da Fingernails, mentre lì era più che ritrovare quella connessione, ritrovare quel coraggio di seguire il proprio istinto animale, seguire il proprio cuore invece della sicurezza apparente della ragione. Ma passiamo a Nuovo Olimpo di Ozpetek, perché mi sono segnato un pochino di cosette da dire. In particolare, ecco, partiamo dal cast, perché è un cast davvero molto interessante, perché ha diverse star ormai del panorama italiano affermate, come Luisa Ranieri, che interpreta Titti, una quasi madre per il protagonista Enea, interpretato da Damiano Gavino, Enea che sarebbe, poi approfondiremo meglio questo aspetto, lo stesso Ozpetek, perché il film è tratto da una storia vera. E Gavino, così come il coprotagonista, il protagonista sia Enea, però è affiancato da questa da questo personaggio quasi protagonista, comunque la sua controparte, in quanto il suo amato, ecco, è interpretato da Andrea Di Luigi, un personaggio chiamato Pietro. Interessante il fatto che questi due protagonisti, anche loro sono in un debutto a livello di cinematografia, di un lungometraggio. Perché se fino ad allora Damiano Gavino era conosciuto principalmente per le sue apparizioni in serialità televisive, Di Luigi, più che serie TV, era apparso in qualche corto cinematografico, ma mai in un lungometraggio, e questo film li vede tra l'altro protagonisti, un film che si porta dietro la grandezza del nome di Ozpetek, una grandissima portata, una grandissima importanza, dato anche il fatto stesso che viene presentato al Festival del Cinema di Roma, la 18ª edizione. Ovviamente se mi sto sbagliando, perché sto andando molto a ricordi, credo sia la 18ª, ma vabbè, mi sbaglierò, spero di no. Del Cinema di Roma, e aspettative, se ce ne fossero state, io non le avevo perché non li conoscevo, non li avevo mai sentiti, neanche sapevo fossero al loro debutto in un lungometraggio. Comunque aspettative nel caso pienamente soddisfatte, perché sono stati veramente interpreti straordinari, nel vero senso della parola, anche per l'essersi cimentati nell'interpretazione di personaggi, non solo loro ma tutto il cast, in diverse parti della loro vita, in diverse età.
Ehm, Prima di parlare un po' della storia, però, ecco, c'è anche Aurora Giovinazzo, 21enne, attrice giovanissima, già protagonista del lungometraggio Freaks Out, anche lì straordinaria. Il film, secondo me, ehm, non entriamo nella recensione del film Freaks Out, ma in breve, bello, ma non tutto questo capolavoro. Però ce ne fossero di film italiani come Freaks Out, ce ne fossero veramente. Soundtrack invece per questo film targata Mina, in particolare il brano Povero Amore tratto dal suo ultimo album Ti amo come un pazzo o come un passo, non capisco neanche la mia stessa scrittura, vado a confermare in diretta, dato che, ecco, ti amo come un pazzo, devo cercare di non fare tagli durante le registrazioni. Accendiamo adesso la luce, vedete che fantasma che sembro, con queste occhiaie incredibili alle 18:19 del pomeriggio. Tra l'altro questa sera ho anche teatro, mamma mia. Non sono per niente stanco, devo ammettere. Vabbè, comunque, Mina, una colonna sonora targata Mina, ma non solo, non solo, ci sono anche soundtrack molto più, diciamo, che accompagnano varie scene. eh, Anche qui una musica che hanno una musicalità a dir poco suggestiva che ti riesce a prendere in una maniera molto profonda a livello emotivo. Hanno suoni orientaleggianti, delle volte ci sono quei tocchi di tasti di pianoforte allo stile del noir quasi, accompagnando anche a alcune alla fotografia di luci ed ombre tipica del noir o comunque ehm, spesso diverse silhouette utilizzate quindi in controluce che richiamano molto queste sensazioni emotivamente comunque forti, suggestive e motivi anche spagnoleggianti. Quindi una colonna sonora molto interessante da questo punto di vista, delle volte anche ad un livello di epicizzazione quasi di ciò che si vuole narrare, ma se da un lato delle volte ciò riesce anche in maniera a dir poco egregia, ovvero alla volontà, perché spesso l'epicizzazione attraverso la musica di una scena è andata a sottolineare da un rallenti, da uno slow motion, e quindi perché deve andare una scelta registica per sottolineare, per dare importanza, per ampliare e far capire allo spettatore: guardate, questo è un momento importante che voglio sia emotivamente forte. Se delle volte ciò riesce, e anche in maniera molto davvero toccante, molto esteticamente inteso a livello emotivo, e quindi tutto ciò che riguarda la produzione di un sentimento estetico nel prodotto cinematografico, quindi fotografia soprattutto nella scena nella quale per la prima volta i due protagonisti, Enea e Pietro, si uniscono in amplesso, ergo scopano. È davvero una bellissima scena che ti fa provare la bellezza dei corpi in controluce, con questa luce arancione, questo tono, come ho già detto, spagnoleggiante, che poi va invece a sfumare in una musica un pochino più toccante, emotivamente drammatica, romantica, davvero molto molto ben fatto. Però delle volte questa volontà di, dico epicizzare, ma in realtà è una volontà di sottolineare l'importanza di una scena a livello emotivo, unita ai rallenti, delle volte viene, secondo me, viene percepito, o meglio, parlo per la mia percezione soggettiva, viene percepito come ridondante.
ridondante e delle volte anche quasi andando a ridicoleggiare, rendere assurdo ciò che si sta vedendo. Infatti, secondo me, il film è in costante tensione tra queste due, tra gli eccessi e i difetti dei motivi, dei motivi estetici che sono stati prodotti dalle scelte registiche. Perché appunto se da un lato abbiamo tecniche registiche quali un piani sequenza non lunghissimi, ma comunque dei piani sequenza molto ben fatti, che comunque si amalgamano bene nella narrazione, non è quel piano sequenza che vuole mostrarsi e dire guarda ho fatto il piano sequenza, sono un regista fortissimo e bravissimo. No, sono comunque molto sottili quasi, perché vengono è reso più importante l'emotività, la narrazione sentimentale della relazione tra i due protagonisti, relazione, se non si è capito, una relazione d'amore. Quindi piani sequenza, come ho già detto, immagini molto suggestive per luci, fotografia, il modo in cui vengono inquadrati i corpi, ma dall'altro lato spesso a causa di questa troppa ridondanza viene quasi portato a delle scelte che secondo me delle volte funzionano, altre rendono il tutto quasi assurdo. Ad esempio, sempre rimanendo su questa scena di sesso tra i due protagonisti, scopano letteralmente 4 volte in un pomeriggio. Cioè, nel senso, beati loro che ci riescono. O comunque alla fine di sera in questa bellissima fotografia di Roma, anche qui in una terrazza che dà sul Via dei Fori Imperiali, davvero molto molto esteticamente emozionante, non saprei come altro definirlo, non saprei come altro definire questo, il modo in cui un'opera comunque in generale cinematografica o artistica riesce a toccare la tua anima in maniera che non riesci a definire. Torniamo anche qua al tema del film Fingernails, dell'impossibilità spesso di riuscire a dare un senso formale, totale a ciò che sentiamo, ma della nostra quasi del nostro dovere di dare un senso a ciò che sentiamo. Alla fine di queste scene di amore, Pietro va in terrazza a culo de fuori, va in terrazza senza mutande, totalmente nudo. E diciamo che dopo questa scena comunque emotivamente forte, può non essere stato così, è stata un'emozione soggettiva, ma comunque mi ha quasi tolto fuori per un momento dal me stesso che era dentro la diegesi, appunto, della narrazione. Stesso sentimento di assurdità e quindi di strappare una risata a livello quasi ridicolo, che un po' ti porta fuori dalla sospensione dell'incredulità, e l'utilizzo del make-up, perché, come ho già detto, scelta di sceneggiatura è stata quella di far trovare i personaggi in diverse età della loro vita, perché il film inizia con Enea, appunto Ozpetek, se non si era capito, anche perché il film inizia con scritto tratto da una storia vera, però di questo voglio parlare più avanti. Comunque Enea che incontra, si innamora, love at first sight, amore a prima vista con questo Pietro, anche qui ci possiamo chiedere quanto possa ancora oggi nel 2023 funzionare in un'opera cinematografica ciò che funzionava nel 1600 ai tempi di Shakespeare in Romeo e Giulietta, uno spettacolo teatrale, ce lo possiamo chiedere, perché ciò rientra in quello che dicevo prima delle due tendenze che vanno tra eccessi e difetti, quindi questa volontà quasi molto
romantica per andare a non epicizzare, ma a dare un senso alto all'amore, che però viene romanticizzato un po' troppo, viene romanzato anzi quasi nel suo senso diciamo negativo, ma è qualcosa su cui posso tranquillamente passare sopra, perché tornando al make-up, anche questo, se da un lato è quasi ridicolo vedere anche la stessa Aurora Giovinazzo che in 30 anni, perché si passa dagli anni 70 di Roma nel quale si incontrano Nea e Pietro, che poi succede un fattaccio e si separano, sono impossibilitati a vedersi per i successivi 30 anni. In 30 anni sembra che il personaggio della Giovinazzo, con il make-up che le hanno fornito, sembra avere ben 80 anni e lei ha 20 anni. Anche il personaggio che interpreta si presuppone essere relativamente giovane, con una cinquantenne. Quindi molto, ripensandoci molto, ripeto, ridicolo, ma dall'altro lato c'è invece la bellezza di questa scelta, sia perché gli attori stessi, e qui do veramente, faccio veramente un applauso e i miei complimenti agli interpreti principali, perché sono stati veramente molto molto bravi, forse anche molto merito di Ozpetek, comunque è stato della sceneggiatura eccetera, di tutto, comunque tutte le varie professionalità dell'audiovisivo che hanno lavorato insieme per fornire questa bellissima e molto interessante anche progressione del personaggio attraverso l'età, che lo rende anche molto più interessante e scorrevole da vedere. Anche questo dura circa 2 orette, 110 minuti o giù di lì, quindi 1 ora e 50. E beh, ecco, sì, sempre rimanendo sul fatto dell'assurdo, le scene le scene di sesso, le scene di nudo sono anche qui ridondanti, sono esagerate volutamente per la provocazione. E qui passiamo un po' a quello che vorrei essere un po' l'argomento del dibattito principale, ovvero del fatto che è un film metanarrativo della stessa storia di Ozpetek. È un evento che lui racconta della sua storia passata, che inizia appunto, come ho già detto, con la dicitura tratto da una storia vera, anche qui neanche fosse un evento storico che tutti conoscono, autocitazionismo proprio, mamma mia, dato una manata all'armadio, forse neanche si è sentito. Comunque autocitazionismo che quanto possa essere utile o inutile. Perché dico questo? Perché mi collego un po' al titolo ironico, ovvero hanno stancato i film autocitazionisti per film autocitazionisti, intendo tutte quelle pellicole palesemente nel quale il regista pone la propria storia a livello cinematografico, ma a livello esplicito. Ovviamente andando a raccontarla attraverso personaggi di finzione all'interno di una narrazione di finzione, quindi poi rispettando quelli che sono i canoni di una narrazione o meno, perché poi abbiamo ad esempio Bardo, com'era, cronaca falsa di alcune verità, che non ha una narrazione A-B, ma comunque mi chiedo, narrazione non lineare o lineare come può essere l'ultimo dei Fabelmans, anche questo che ho visto l'anno scorso al Festival del Cinema di Roma, incredibile come tutto torni, The Fabelmans di Spielberg, o anche È stata la mano di Dio di Sorrentino.
quanto ci si chiede, o meglio io mi sono chiesto, quanto uno spettatore si possa far andar bene il fatto di narrazioni autocitazioniste, metacinematografiche, non a livello di un Matrix, ma metacinematografiche ad un livello di storia personale. Matrix, parlo di Matrix 4, Matrix Resurrection, ma comunque non c'entra in ciò. Quando è reso esplicito, perché è normale che, come in ogni prodotto estetico, come in ogni prodotto artistico, come in ogni azione anche quotidiana che noi individui portiamo avanti, cerchiamo di fare i conti con noi stessi. Abbiamo, riprendendo questo discorso anche di Fingernails, comunque degli ultimi video, avendo dentro di noi un'interiorità con la quale dobbiamo fare i conti, con la quale ci siamo disabituati. Non solo dobbiamo fare i conti con questo caos che sentiamo, ma ci siamo anche disabituati dal sentirlo e dal dargli ascolto. Quindi se in un certo senso questa nostra interiorità ci impone di cercare attraverso la pratica di formalizzarla, e quindi ognuno tenta attraverso il dare una forma a ciò che si sente, di dargli senso, altrimenti si cade nel nichilismo, tutto sarebbe insensato. Cerchiamo di dare un senso alla nostra esistenza, a ciò che ci accade, a ciò che sentiamo, in relazione alla nostra esistenza, agli eventi del mondo, attraverso la produzione. C'è chi lo fa attraverso produzione di testi narrativi, romanzi di saggistica o non, videogame, fumetti, riesce a trovare la propria vocazione, nel senso del proprio agire, come dar senso a ciò che si sente nel cinema, nella regia, nell'essere attore, nel teatro e nella scultura, nella pittura e via dicendo. Ed è ovvio che sia così, ed è giusto anche che sia così, ma io mi chiedo invece, e qui vorrei che mi rispondeste anche voi, mi diciaste la vostra, perché quanto invece è diverso quando in un prodotto audiovisivo come un film, un lungometraggio, questo fatto è reso esplicito, come in Spielberg, come in Bardo, come in Sorrentino, come adesso con Ospite che in Nuovo Olimpo, premettendo ancora se è normale e giusto che sia così, il fatto che ognuno metta parti del proprio vissuto, delle proprie esperienze nei propri prodotti, in questo caso cinematografici. È ovvio che sia così, più o meno amalgamati con elementi totalmente inventati, ma non possiamo in generale staccare ciò che facciamo dal nostro vissuto, la nostra interpretazione del mondo, dalle esperienze che abbiamo fatto, perché inevitabilmente è in base ad esse che interpretiamo il mondo e agiamo. Ma io mi chiedo invece, perché questo è ciò che ho provato, quanto uno spettatore è invece buttato fuori dalla narrazione o si sente inutile guardando questo tipo di film, quando viene appunto reso palese il fatto che il regista lo stia facendo per se stesso. È normale che lo si faccia per se stessi, ma in un format audiovisivo quale è il cinema, nel quale ci si immedesima nei personaggi, ci si immedesima nella storia, si entra nella diegesi, io vengo totalmente sbattuto fuori da questa diegesi, da questo senso di sospensione dell'incredulità, sospensione della realtà nella quale mi trovo, per entrare in questa nuova realtà e vivere esperienze di personaggi nei quali mi riconosco e quindi vivere io stesso le loro esperienze.
perdo totalmente l'interesse quando mentre sto guardando un film, lo stesso film è lo stesso film che mi dice: guarda, io questo film l'ho fatto per me. Una frase, qui torniamo al mio definire questo film intenzione, perché c'è una frase bellissima del film, ovvero messa in bocca allo stesso Enea, quindi lo stesso Ozpetek, che è regista, che dice: raccontare è un modo per rivivere emozioni, quindi un modo per mettere ordine, per appunto dare senso alle emozioni e ai propri vissuti. È un senso bellissimo, ma me lo metti in un film in cui è come se lo stessi mettendo a te stesso, e quindi te stesso ti autodescrivi la tua azione. E non c'è nulla di male se non fosse per il fatto che ehm, non adempie al compito di ogni narrazione, di ogni storia narrativa. Ecco, questo è. Spero comunque di essermi espresso al meglio, perché è un pensiero che sto elaborando, che ho elaborato da ieri sera, quindi sarà molto frutto di messe in discussione e di evoluzioni, quindi di cambiamento. Comunque l'ultima cosa da dire che mi è piaciuta molto è il fatto che ed è una delle cose secondo me più belle del film, ovvero meglio scritte, ovvero la relazione tra Pietro e sua moglie, interpretata da Greta Scarano, veramente un mostro d'attrice, mostro in senso positivo, molto molto brava, perché c'è innanzitutto una scena nella quale Pietro, osservando in televisione un film di Enea, 30 anni dopo essersi lasciati in realtà dovevano andare a a cenare insieme in una trattoria, ma si trovarono coinvolti in risse tra rivoluzionari di sinistra e poliziotti, e in questa rissa Enea fu costretto a correre da un lato, Enea dall'altro, e Enea cadde e venne investito, ma comunque non morì, altrimenti il film sarebbe finito. Enea, 30 anni dopo, sposato con una moglie, rivive, viene a lui riportata alla memoria quel periodo del quale ha fortissima nostalgia, perché gli richiama in lui quei sentimenti di amore che ha provato e mai ha riprovato in maniera così forte come quando conobbe Enea. Il fatto stesso che questi sentimenti gli siano stati riportati e rivivificati. Vabbè, si è capito quello che voglio dire, spero. Da un prodotto cinematografico, da un prodotto artistico, mi ha fatto molto collegare questa idea alla stessa concezione di teatro invece che c'è nell'Amleto di Shakespeare, già citato precedentemente. Nel momento in cui viene messo in scena una narrazione di finzione, perché è attraverso la finzione e attraverso la rappresentazione, più che finzione, che si svela la realtà. L'arte, teatro, cinema, qualsiasi tipo di arte, come quell'unico modo di svelare, di conoscere quasi la vera verità, la nostra vera verità, perché ognuno di noi la vive in maniera soggettiva, e di rimetterci in connessione, in contatto con quella nostra interiorità. Comunque, al di là di questa riflessione, in questo rapporto,
quando finalmente, anche se non in circostanze assai felici, ovvero Enea sul set viene reso cieco a causa di un incidente con delle tecnologie, con delle pratiche che stavano, diciamo, volevano far simulare un'esplosione non in effetti visivi in post-produzione, ma con effetti speciali, quindi concreti. Si ruppe il filo che teneva questa sorta di martello e cadendo sparse del vetro, forse anche bollente, no, comunque delle schegge di vetro negli occhi del regista. E quindi per farsi andò in pronto soccorso e colui che lo operò e gli permise di tornare a vedere fu proprio Pietro. Ora, non so se nella vita di Ospetek anche questo stesso fatto, ovvero quello che si procurò un danno agli occhi e quella persona che amava lo ha guarito, nel senso, ma perché neanche è inutile fare tutte queste supposizioni, perché è ovvio come, ma anche in questo stesso film, anche se parla di se stesso, è inevitabile come ci sia un qualcosina di lui, ma messo tutto in un contesto di inventato o comunque diverse sue esperienze in una scena di un film. Ma infatti la mia, non tanto critica, ma critica in senso di ragionamento, va su questo. La mia riflessione andava sul fatto che quando invece ciò è reso esplicito allo spettatore che è lì per lasciarsi travolgere dalla narrazione, quando gli viene detto no, io questo prodotto l'ho fatto per me, e anche il fatto stesso, come dicevo prima, dell'oscenità, essendo meta cinematografico, meta narrativo, viene insistito sul fatto che Enea mette scene nei suoi film erotiche per andare contro questo la stigmatizzazione di queste scene omosessuali nella nostra società. Il problema è quando viene fatto, uno, secondo me in maniera esplicita, e due, in maniera quindi prolissa, ripetitiva, che non fa altro che estremizzarle e quindi renderle un po', come dicevo, ridondanti, anche estenuanti. Un pochino mi viene il pensiero: che cosa ci faccio io qui, sto dando soldi a te, cioè mi viene il pensiero più pratico e pragmatico di quello che sta realmente succedendo e non mi lascio travolgere dalla narrazione, nonostante comunque ribadisco il fatto di come mi sia molto molto emozionato con questo film. Non mi sento per adesso di dare un voto né a Fingerness né a questo film né ai successivi che andrò a recensire, semplicemente perché secondo me, come qualsiasi cosa, non esiste non possono essere circoscritti in un cerchio semantico numerico di valutazione, che comunque può essere, anzi, è comunque giusto farlo per farlo rientrare in una categoria piuttosto che un'altra, ma io preferisco cercare di andare ad analizzare, a fare più che altro ragionamenti su ciò che il film mi ha lasciato, quindi non a dargli più che altro un giudizio da critico cinematografico. E comunque sì, per concludere in questa relazione, dopo che Pietro salva Enea, tornando a casa, Pietro dalla moglie, Pietro raccontandogli questa storia, raccontandogli il fatto che lo stesso Enea con il compagno, questo compagno dopo l'operazione scelse di rimanere nella stanza, di rimanere in ospedale per tutta la notte. Il personaggio interpretato dalla Scarano, quindi la moglie di Pietro, si commuove e piange dicendo: mi commuovo nel vedere qualcuno che ama qualcun altro più della sua stessa vita. E questa frase va secondo me ad inserirsi in quell'espediente narrativo utilizzato anche qui dalla letteratura classica, come può essere il personaggio di Clitemnestra nell'Agamennone, per fare solo un esempio, ovvero di quelle frasi che hanno
un doppio significato, alludono a diversi significati, a diverse interpretazioni che gli si possono dare a seconda del punto di vista con le quali le si guarda. Se le si guarda dal punto di vista di chi le dice, dal punto di vista del personaggio che le sente, e dal punto di vista invece di noi spettatori onniscienti, perché se da un lato sappiamo noi spettatori onniscienti, nel caso di Nuovo Olimpo di Ospetec, che in questa scena la moglie dice questa frase perché non si sente amata abbastanza da Pietro, noi sappiamo che invece Pietro possa interpretare quella frase, ovvero amare qualcuno, anzi vedere qualcuno che ama qualcun altro più di ogni altra cosa, è in realtà un richiamo al fatto che in realtà Pietro ami Enea e così il contrario. Ma questo lo possiamo fare solamente noi spettatori onniscienti. Bene ragazzi, si concludono qui le mie riflessioni su Nuovo Olimpo di Ospetec. Mi raccomando, recuperatelo su Netflix, fatemi sapere cosa ne pensate, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram perché anche lì troverete moltissimi, ma che dico, infiniti nuovi contenuti di post, reel, per rimanere aggiornati sulle prossime pubblicazioni. Mi raccomando, condividete il video e il mio lavoro perché è l'unico modo che ho, ed è gratuito per voi, lasciando un mi piace e condividendolo, che è l'unico modo che ho per crescere in questa mia, in questo mio... Anche questo forse è un mio cercare di dar senso a ciò che sento dentro. E quindi vi ringrazio per avermi seguito fin qui. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.